Hai parlato molto di questo disco volante che è caduto e così, e mi chiedevo perché avrebbero dovuto lasciare lì i loro compagni a nostra mercé quando possono tutto, perché non hanno paura delle nostre armi, non hanno paura di noi e si possono smaterializzare. Quei corpi che sono stati recuperati erano dei cloni, cioè esseri artificiali, intelligenti ma artificiali. Uno mi dice, ma hanno sofferto? Sì, ma era nel programma. Gesù ha sofferto? Sì, perché era nel programma, serviva a quello. Quindi Roberto, se loro dovevano dare tecnologia, attenzione a quello che ti dico adesso, dovevano dare anche sentimento. Dovevano mettere alla prova quei soldati, quei militari, affinché, sapendo bene loro come funziona quel mondo, il sentimento della sofferenza comunque, seppur non in tutti gli esseri umani, scatena compassione. È chiaro il discorso? Quindi quei cloni dovevano essere intelligenti e soffrire perché gli extraterrestri nella loro volumetrica coscienza sapevano che quella compassione che i soldati, non tutti ma alcuni, avrebbero vissuto vedendo quella sofferenza, prima o poi avrebbero parlato nel caso che il potere avesse fatto la scelta di nascondere. Vedi come ragionano questi esseri. È impossibile capire queste cose per noi. Se Gesù non avesse sofferto veramente, non sarebbe rimasta traccia di Lui. Ciò che ci ha colpito, ciò che ha scatenato negli apostoli, nel soldato longino che gli ha trafitto il costato, la conversione, non sono stati miracoli. Gesù è stato fatto andare in croce dal popolo e il popolo è quello a cui Gesù ha dedicato i suoi miracoli. Non è servito a nulla, ma la sua sofferenza, il suo sangue hanno scosso l'anima di alcuni uomini che sono diventati poi apostoli e suoi discepoli, con la sofferenza. Quindi benedite chi vi fa soffrire. Quindi quegli esseri come piccoli Cristi, anche se erano dei cloni, hanno obbedito e si sono sacrificati per la grande legge universale dell'amore, e questo ancora noi non lo capiamo. Quindi quando io dico che quando noi vediamo questi dischi in foto, in filmato, dobbiamo sempre pensare che lì c'è un maestro. C'è un essere che per noi è maestro di vita e di verità, non solamente nel mondo scientifico-tecnologico, ma soprattutto nel mondo etico-spirituale, perché tutto quello che loro fanno, qualsiasi cosa, obbedisce a questa legge, e quindi loro non hanno usato il loro strapotere scientifico per darci quei segni e quei relitti, hanno usato la legge dell'amore, la legge di Cristo, che è l'energia che tiene insieme la creazione e che noi non rispettiamo, manco a casa nostra. Quindi anche nel crash o nello schianto di Roswell c'è un grande insegnamento segreto, cristico, che nessuno ha capito. Dio è una persona, come te, come me. È solo più evoluto. Punto. E come tutti gli esseri umani, Dio fa figli e noi siamo figli suoi. E come tutti i genitori, noi mandiamo i figli a scuola per farli crescere e renderli migliori. Dio fa uguale, è un padre. Anzi, siccome Dio è androgino, lui è padre e madre. Perché Cristo è chiamato l'unigenito? Perché è nato dall'uno, dall'essere androgino di luce che emette
lo specchio di se stesso. Gli esseri solari androgeni possono creare un solo figlio che non ha bisogno di evolversi. Gli altri figli che fanno devono invece seguire la legge standard, incarnarsi, pianeti, evoluzione, e poi in un tempo relativamente lungo, ma che è niente di fronte all'eternità, sono circa 4 e rotti miliardi di anni, noi saremo come nostro Padre, dei creatori. Voi siete dei e farete cose più grandi di me. Quindi la verità non è difficile, Roberto, è che ci hanno talmente riempito la testa di un fritto misto andato a male, che trovare la semplicità in questo guazzabuglio di ortodossia religiosa, fesserie New Age, terminologie inventate di sana pianta è un problema, ma la verità è semplicissima. Dio è un essere umano. Ci ha fatto a sua immagine e somiglianza? Siamo esseri umani e lui per forza, se lui è la matrice, è come noi, è un essere umano, un'intelligenza. Quindi tutta questa trascendenza che per secoli è servita per creare favolette adatte a dei bambini, ma oggi siamo abbastanza cresciuti, abbiamo scoperto l'universo, grandi leggi della fisica, quindi Dio da mito che lui stesso ha creato, come la favoletta di Capuccetto Rosso, di Pollicino, eccetera, eccetera, quindi ci ha parlato come bambini, oggi ci parla come suoi amici, perché i nostri figli all'inizio sono i nostri bambini, ma quando sono adulti, se tu hai ben operato, il figlio diventa amico tuo, parla con te da adulto. Non è che a 40 anni entra, sì, succede, però è raro che uno a 40 anni entra a casa e la mamma, oh, è il mio bambino. Okay, ciao Gianni, ciao Alberto, ciao, si parla, che ne pensi, la politica, cioè si discetta e si discute da adulti. Quindi Dio oggi incomincia a parlarci da adulti e ci rivela la sua natura che è vicinissima alla nostra. Già Cristo 2000 anni fa ha iniziato a dircelo, voi siete dei e farete cose più grandi di me. Cioè la nostra evoluzione supererà l'evoluzione che aveva Cristo in quel momento, perché Cristo in quel momento era un serafino della sesta dimensione. E noi, come lui e come tutti, arriveremo prima o poi alla settima dimensione, cioè saremo in tutto e per tutto uguali al nostro Creatore. Solo questione di tempo. È una verità semplice. Non è difficile capirla, è solo che comporta responsabilità. Però la rivelazione è iniziata 2000 anni fa, con quel giovane di 33 anni che si è fatto ammazzare come un cane, quando lui da solo poteva distruggere l'intero pianeta. Così. Comandava gli elementi della natura. Lì dalla Galilea lui faceva così, e l'imperatore Tiberio cadeva dentro la fogna. Invece ci doveva dare un grande esempio d'amore. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Quindi questi esseri vivono secondo questa legge.